Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, un tantino frizzante la giornata di ieri, questa di oggi. Mario Rui ha chiesto 5 giorni di permesso accordati, ci si rivedrà dopo la partita in Coppa Italia. Cajuste al Brentford, prestito con obbligo di riscatto, è fatta, a quanto si legge su Sky, da Gianluca Di Marzio. La situazione Neres del Benfica, 20 milioni, offerta ufficiale presentata, oggi dovrebbe esserci l'incontro con la gente, seguiremo anche questa di situazione. Il Napoli sta pescando dalla lista dei 17 dove giustamente devi far uscire per tesserare, andiamo un attimo ad analizzare anche quella situazione in base pure alla chiacchiera, perché io di chiacchiera devo parlare, di Foloruscio, l'Atalanta, eccetera, eccetera. Malcontento tra i tifosi in quel di Castel di Sangro perché ieri sera 4 calciatori dovevano rispondere alle domande: Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori e Olivera, ma le tempistiche sono state molto corte e quindi c'è malcontento, si sono comunque scagliati contro Lombardo, eccetera, eccetera. Andiamo un attimo a fare il punto della situazione anche lì. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video attivando la campanella delle notifiche, perché è un passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E partiamo da Mario Rui. 5 giorni di permesso chiesti e accordati, si scrive 5 giorni di permesso, si legge è stato messo alla porta e fuori rosa. Quindi, caro Giuffredi, che quando si tratta di far conferenze stampa, di far chiacchiere e di sparare cazzate, sei sempre in prima linea, adesso è il momento di lavorare. Lo so che è una situazione che ti dà fastidio e ti fa venire il prurito, perché di lavorare secondo me ti interessa ben poco. Hai 5 giorni di tempo per trovare una squadra al tuo assistito, o meglio, fino a fine mese avrai tempo per trovare la sistemazione a Mario Rui, che molto probabilmente finirà fuori rosa, perché è tornato Olivera verrà studiato se coppia con Spinazzola o centrale di sinistra, e quindi siamo troppi. Neres richiesto da Conte, offerta ufficiale fatta, 20 milioni, oggi l'incontro con il procuratore, e quindi potrebbe giocare volendo Neres anche a sinistra. È vero che gioca a destra a piede invertito perché è un piede sinistro, però non è detto che Conte non lo voglia sfruttare dall'altra parte per cross a rientrare e quant'altro. Quindi diciamo che la situazione sugli esterni poi si delineerà, e Mario Rui è di troppo. Io ho sempre stimato Mario Rui e chi mi segue da tanto tempo sa benissimo la considerazione che ho per il terzino mezzala, tra virgolette, portoghese. Ovviamente sono state fatte delle valutazioni ed è anche normale che si arrivasse a questo punto. Comunque mi auguro che il suo non procuratore, perché non si può parlare di procuratore, Giuffredi è proprio una persona che per me non sta né in cielo né in terra, mi auguro che riesca a trovargli una sistemazione congrua all'età, al momento della carriera e quant'altro. Operazione impeccabile la definirei io, perché piazzare Cajuste tra le uscite nella lista dei 17 era una delle cose più difficili da fare, secondo me. Per quanto l'hai pagato l'anno scorso, perché non ti ha dato praticamente niente nell'anno dello scudetto, non si è distinto per assist, gol e prestazioni, e il Napoli pur c'è riuscito a piazzarlo in prestito con obbligo di riscatto al Brentford a 12 milioni, a quanto si legge, o può essere che sia un 10 più 2, comunque 12 milioni totale l'operazione, e quindi ben venga che Cajuste spacchi in quel di Inghilterra e venga riscattato poi dal Brentford, così non abbiamo l'anno prossimo i ritorni, gli esuberi, eccetera, eccetera, eccetera. Ottima questa operazione che libera slot tra la lista dei 17, potrebbe entrare Brescianini, potrebbe entrare Gilmour, ovviamente con Mario Rui fuori rosa perché si sono liberati i due posti. Gaetano al Parma non libera niente, quindi non facciamo Gaetano per Gilmour, eccetera, eccetera, però Gaetano comunque è in uscita e molto probabilmente si accaserà in quel di Parma. Detto questo, la situazione: David Neres e 20 milioni al Benfica. Perché David Neres? Per alzare la qualità sugli esterni. Gioca a destra, quindi c'è anche lì un tantino di
incognita per quanto riguarda Di Lorenzo, quarto a centrocampo, quinto, chiamatelo come volete, o centrale di destra. Mi auguro di no, perché Raccamani e Di Lorenzo vicini, Raccamani come centrale, Buongiorno a sinistra e Di Lorenzo vicino, qualche danno lo possono fare, perché Buongiorno è stato preso per fare il centrale sulla punta avversaria, quindi Raccamani, Buongiorno, quello a sinistra, che può essere Olivera, che può essere Nathan, che può essere chi volete voi, ma Raccamani, Buongiorno, quello a sinistra, la linea di difesa. Di Lorenzo si fa il quarto a centrocampo, se gli va bene, altrimenti in alternativa c'è Neres, che molto probabilmente arriverà a Napoli, perché è un acquisto che ha chiesto Conte, non è nemmeno, diciamo, questo acquisto super costoso, quindi credo che si affonderà il colpo e alzeremo la qualità centrocampo e esterni. Detto questo, e concludiamo un attimo la situazione calciomercato, quella chiacchiera su Foloruscio che non ho ripreso ieri, perché la notizia a me sembra ancora un tantino, non voglio dire falsa, ma sembra ancora campata in aria per quanto riguarda, diciamo, a livello temporale, le situazioni che sono accadute. Rinnova Foloruscio, su Foloruscio all'Atalanta, poi si fa male Scamacca, ovviamente l'Atalanta deve investire sulla punta e quindi si ritratta, non si prende più Foloruscio, dovranno investire i soldi sull'attaccante, e il Napoli ha perso 18 milioni di tesoretto. Questo è quello che si legge, ed è vero nel caso poi la situazione sia andata in questo modo, però visto il salottino da dove è uscita la notizia, visto il procuratore che ha Foloruscio, capite che ci sono delle cose che, facendo 1 più 1 più 1, è normale che restano dei dubbi. Non mi faccio il problema su Foloruscio, per il semplice fatto che fa parte della lista dei 17 ed è un calciatore che avrà mercato da qui al 30, perché poi si presenteranno le squadre che dovranno completare le rose, anche piccole, e quindi o è in prestito, ti paghi tu l'ingaggio, lo mandi in prestito, comunque il posto lo libererà molto probabilmente Foloruscio. È vero che nel caso lo devi mandare in prestito, l'avevi venduto a 18 milioni, li hai persi 18 milioni e siamo d'accordo, però dobbiamo sempre vedere se questa notizia è vera al 100%, perché io qualche dubbio ce l'ho ancora e mi rimane finché non verrà smentita o confermata da qualcun altro. Detto ciò, malcontento tra i tifosi in quel di Castel di Sangro, vi dicevo, perché c'è stata ovviamente, diciamo, la serata con i 4 calciatori che dovevano rispondere alle domande, ma è stata veramente corta e striminzita, e quindi Lombardo nel mirino. A Castel di Sangro vi era grande attesa per l'incontro sul palco di 4 calciatori del Napoli. I nomi erano quelli di Raspadori, Mazzocchi, Spinazzola e Olivera. Grandissimo numero di tifosi azzurri presenti in piazza Plebiscito, ma il tanto atteso incontro è durato circa 9 minuti. Nicola Lombardo, conduttore della serata, ha dato brevemente parola ai giocatori e non ha permesso ai giornalisti e tifosi di poter rivolgere domande ai giocatori della compagine partenopea. Al termine del breve incontro si è alzato qualche fischio dei tifosi presenti, anche sui social tanti sostenitori partenopei si sono lamentati. Nemmeno 10 minuti di incontro, il Napoli così non rispetta i propri tifosi. È sembrato un incontro di regime senza possibilità di interloquire. Poi ancora, il Napoli dovrebbe evitare di puntare su Nicola Lombardo, potevamo permettere ai tifosi di rivolgere qualche domanda, molto meglio quando conduce Silver Mele. Il Napoli deve migliorare ancora molto nella comunicazione e nel rapporto con i tifosi. Allora, il confronto tra un Silver Mele e Lombardo non sussiste proprio. L'acqua e il fuoco, nella maniera più assoluta, non può esistere il confronto, per modi di comunicazione, per toni di comunicazione, quindi non possiamo fare il paragone. Sicuramente meglio Silver Mele nella maniera più assoluta, che poi diciamo, se il Napoli vuol migliorare la comunicazione si dovrebbe cominciare da Lombardo, sono d'accordo, sono d'accordissimo, però questi 9 minuti, queste non domande da poter fare da parte di giornalisti e tifosi,
e questi tempi un tantino stretti non credo che poi li decida solo Lombardo, perché c'è tutto il reparto per quanto riguarda l'esposizione pubblica e mediatica del Napoli, interviste e conferenze, eccetera, eccetera, dove non è solo Lombardo il personaggio a decidere come, cosa e quando fare e quant'altro. Quindi va bene sicuramente perché è lui a presentare e a dirigere, va bene ovviamente il volersi scagliare e trovare il colpevole della situazione. A me Lombardo non sta assolutamente simpatico e lo sapete chi mi segue da tanto tempo, quindi comincerei da lui. Adesso ho letto la cosa di Silvermele, magari Silvermele al posto di Lombardo si farebbe un grande salto di qualità per quanto mi riguarda, e quindi è stato preso un attimo d'assalto sui social per il malcontento di ieri. Certo, fai salire 4 calciatori sul palco che devono comunque dire la loro. 10 minuti mi sembrano un po' pochi. Mi sembrano un po' pochi, al di là che poi Mazzocchi abbia ribadito le stesse cose, la maglia sudata, faremo una grande stagione tutti quanti, non vi preoccupate, eccetera, eccetera. Noi ci mettiamo la mano sul fuoco che la maglia sarà sudata tutte le domeniche, poi vedremo la stagione quanto sarà grande e quanto no. Però non continuate a farvi debiti con la bocca, perché poi se non vengono mantenuti, lo sapete a Napoli come funziona, no? Anche da parte del sottoscritto. Voi vi state decantando, faremo, non faremo. Noi vi prendiamo sulla parola, come è sempre stato, perché la parola conta e non poco. Fatemi sapere ragazzi la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, l'ho già detto e lo ribadisco a fine video nel caso ci sia qualche temerario che sia arrivato fino a qui. Sempre Forza Napoli, ciao!